Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Questa è la puntata numero 1 della serie Let's Look at the Song. Io sono Paolo, per chi non mi conosce, iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sulle prossimi video. Di cosa si tratta? Come ho detto nella puntata numero 0, dove ho spiegato appunto che cos'è questa serie, andremo ad analizzare un po' le tecniche e i trucchetti che usano i nostri idoli quando realizzano video musicali, non riguardo all'aspetto vocale, io non sono un vocal coach, ma riguardo tutto il resto, quindi l'arrangiamento musicale, le riprese, la scenografia, eccetera. Per avere una spiegazione migliore di quello che è questa serie vi rimando alla puntata numero 0, dove ho spiegato un po' tutto. Vi lascio il link qua sopra oppure in descrizione. In questa puntata, che chiameremo The Power of Imagination, analizzeremo una tecnica che non solo è molto usata, è molto diffusa ed è molto semplice da applicare anche per chi di voi volesse creare un video musicale, per chi magari canta o suona con pochi o nessun mezzo. Allora, vediamo subito. Intanto partiamo da questa stessa tecnica che viene applicata anche dagli scrittori. I romanzieri più famosi, più bravi, applicano costantemente questo tipo di tecnica. Cioè, si tratta di lasciare immaginare gran parte dell'ambientazione, del racconto e del romanzo in generale a chi lo legge. Quindi un bravo autore difficilmente vi dirà quanti centimetri è alto un personaggio, a meno che non sia necessario per la narrazione. Non vi dirà quanto quel personaggio è irascibile, o quanto è grande quella stanza, o quanto è luminoso questo paesaggio, eccetera, 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 ma farà in modo che siate voi a dedurlo e a deciderlo. Esempio, invece di dirvi quanto è alto un personaggio, magari scriverà una frase di questo tipo: sollevò una mano e senza alcuno sforzo riuscì ad afferrare il bicchiere che stava sull'ultimo piano della credenza. Da questa frase noi che leggiamo capiamo che la credenza è alta, quindi il personaggio è alto, però decidiamo noi quanto quel personaggio è alto. Per me potrebbe essere alto 1,80, per un altro lettore potrebbe essere alto 1,90, quindi ognuno decide l'altezza di quel personaggio a proprio gusto. Stessa cosa per il carattere. L'autore bravo non ci dirà che quel personaggio è molto irascibile, ci mostrerà quel personaggio nelle varie situazioni e noi decideremo, lo vedremo, noteremo la sua irascibilità. Quindi per me quel personaggio potrebbe risultare un tantino irascibile, per un altro lettore potrebbe risultare esageratamente irascibile. Questa tecnica, applicata ad esempio nei romanzi, che cosa dà come vantaggio, come benefit? Il fatto che il lettore in questo caso si immagina e si crea il proprio romanzo a proprio gusto. Quindi gran parte del romanzo, anche se scritto da un autore, viene colorato e riempito nei suoi dettagli da chi lo legge, e quindi sicuramente chi lo legge lo creerà a proprio gusto e lo sentirà più suo. Allora, questa stessa tecnica viene applicata anche nella creazione di video musicali. Ad esempio, adesso vediamo un estratto di una cover che abbiamo visto poco tempo fa di Mask Senopati, una cover di Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It, un acoustic cover. Ne vediamo giusto qualche secondo, lo abbiamo insieme. Ecco, avete notato dove hanno applicato questa stessa tecnica? Nel modo di riprendere, nelle inquadrature. Come avete visto, e la canzone poi
è tutta così, anzi vi consiglio di andare a vedere tutta la reazione, perché questa canzone è veramente una cover stupenda. Vi lascio sempre il link in descrizione, ovviamente a fine di questo video potete andare a vederla. Quindi tutte le riprese tutto il video è fatto in quel modo. Quindi abbiamo queste riprese che riprendono il dettaglio del cantante, in questo caso mezzo busto di profilo, riprendono il chitarrista, anzi sono due chitarristi se non sbaglio, ma riprendono solo la chitarra con le mani che suonano, non riprendono mai la figura intera chitarristi, non riprendono mai tutti e 3 o 4 musicisti insieme. Quindi inconsciamente noi non abbiamo un'idea precisa della scenografia, delle posizioni in cui sono loro. Per quel che ne sappiamo noi, vedendo la prima volta questo video, loro potrebbero essere in un'unica stanza, una piccola stanza, ma non sappiamo se i musicisti sono di fianco al cantante, sono dietro, sono davanti al cantante, non lo possiamo sapere. Non sappiamo se magari invece sono in una stanza molto grande, ognuno in un angolo diverso, oppure ancora possono essere in stanze diverse. Ancora di più potrebbero essere nella stessa stanza ma ripresi in tempi diversi, prima uno e poi l'altro. Tutto questo tipo di possibilità scenografiche e di ambientazione non ci vengono specificate, quindi inconsciamente il nostro cervello se le sistema lui, a nostro gusto. Questo però, in questo caso, oltre ad avere il vantaggio che fa sì che questo video per noi che lo guardiamo sia più bello da vedere, perché una parte dell'aspetto visivo l'abbiamo deciso noi nella nostra testa, ha un enorme vantaggio perché permette di creare un bel video come questo e bypassare il problema del luogo. Mettiamo il caso che noi siamo cantanti o musicisti delle prime armi, vorremmo fare il nostro video da mettere su YouTube, ma non abbiamo i mezzi, non abbiamo grandi mezzi, non abbiamo un palco su cui esibirci, non abbiamo neanche una stanza abbastanza grande per riprendere tutto il gruppo insieme, e non abbiamo uno studio di registrazione. Cosa facciamo? In questo caso, con questo tipo di ripresa, potremmo addirittura fare tutto con un unico smartphone, un'unica camera, e riprendere i singoli musicisti uno per volta davanti allo stesso identico sfondo, quindi senza dover fare interventi sulla scenografia, senza dover affittare un luogo adatto, eccetera. Quindi è un'ottima idea questa, che ci permette di bypassare il problema del luogo in cui registrare, che non è un problema da poco. Questa stessa tecnica, lo vediamo adesso, è stata usata anche da Angelina Jordan, che all'età di 11 anni ha fatto la cover di Back to Black di Amy Winehouse. Tra l'altro in questa cover ha dovuto riscrivere le liriche, cioè il testo, perché appunto il testo originale non era adattissimo a una bambina di 11 anni che lei aveva in quel periodo. Lo vediamo un attimo, giusto 30 secondi. Come vedete anche qui abbiamo visto l'inquadratura del volto di Angelina, le mani del pianista sul pianoforte, le mani dei violoncellisti sullo strumento, i violinisti eccetera, ma non abbiamo grandi idee di come sia lo spazio intorno a loro, non sappiamo neanche bene se il pianoforte e dov'è il pianoforte rispetto alla cantante, dove sono i violini rispetto al pianoforte eccetera. Quindi di nuovo la nostra mente inconsciamente si ricostruisce una scenografia, un palco a suo gusto. In questo caso però abbiamo un'immagine d'insieme che dura 2 secondi, non di più in questo video, che il regista ci vuole mostrare. La vediamo questa qui, vedete? Quindi in questo caso lo spazio c'è per fare le riprese d'insieme, quindi la scelta di non fare le riprese classiche di tutto il gruppo in questo palco non è dovuta alla mancanza di spazio per i musicisti, quindi probabilmente è dovuta a una scelta del regista, perché magari questo tipo di scenografia che c'è intorno, il tipo di ambientazione per il regista magari non era coerente con il testo o con quello che voleva trasmettere con la musica, o per qualunque altro motivo ha preferito non mostrare
e non puntare su questo spazio scenografico che non andava bene secondo lui, ha preferito fare delle inquadrature simili alla canzone precedente, lasciando noi l'immaginazione della scenografia generale. Quindi questo in ogni caso è un'ottima possibilità che possiamo fare tutti, diciamo, a casa nostra. Tra l'altro in molti video viene usata questa tecnica, quindi quando vedrete i prossimi video dei vostri cantanti preferiti, sia che siano cantanti o musicisti da prima armi, sia che siano cantanti o musicisti affermati, fate caso che spesso questa tecnica viene utilizzata, essendo molto utile, molto funzionale ed effetto. La cosa bella è che possiamo usarla tutti a casa nostra senza bisogno di grandi mezzi. Altra cosa importantissima, questo è il livello base, cioè noi a questo punto, fatto questo tipo di scelta di ripresa, possiamo aggiungere, e molti lo fanno, altri effetti che colorino questa tecnica di base in modo differente. Ad esempio, se noi decidiamo che la nostra canzone deve avere un'ambientazione a livello di emozione di tipo sacrale, per esempio, ci basterà mettere dietro la ripresa, a queste riprese diciamo così ristrette, come sfondo magari una candela, comunque roba che non costi niente e che però dia un indirizzo all'immaginazione di chi lo guarda. Così possiamo ad esempio indirizzare un pochino l'immaginazione di chi si creerà la propria scenografia guardando il video. Adesso a questo punto ovviamente vi chiedo di commentare nei commenti, ovviamente di dirmi cosa ne pensate, se avete magari usato questa tecnica o l'avete vista in altri video, e poi soprattutto mi serve un vostro feedback su questa puntata, che è la prima, per vedere se è possibile modificarla, magari cambiare un po' il format e per renderla migliore, più fruibile e magari più interessante. Ovviamente mettete like se vi è piaciuta questa puntata, condividete se potete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se volete sostenermi potete anche abbonarvi con alcuni vantaggi, vedrete poi cliccando sul tasto join. Noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!